A grande richiesta. Grande richiesta, più di un follower ci ha chiesto la prova dell'M6X DAC e noi lo abbiamo Accontentato. perché l'abbiamo ottenuto. Quindi, come dire, i vostri feedback sono preziosi in generale, ma facciamo il possibile Per per accontentarvi. accontentare le richieste che ci vengono fatte. Certo, se ci chiedono una signorina che aiuta nel... Quello è- quello no, quello è più fuori difficile. target, diciamo. Però va bene. E peraltro devo dire, sono molto contento di questa sollecitazione che abbiamo avuto perché obiettivamente è un gran bell'apparecchio. Esatto, ha vinto l'EISA, Lei sa? Sì. l'EISA Awards come miglior DAC del 2022-2023 e quindi tra poco ne parleremo diffusamente. Quindi 2022-2023 vuol dire che è l'ultima tornata L'ultima dell'EISA. tornata di l'EISA. Sì, Quindi se l'ultima uno va a tornata. vedere sull'EISA qual è il consiglio, che DAC mi devo comprare, l'EISA ti dice comprati questo. Comprati questo. E noi... Pensa che responsabilità pensa che- abbiamo. va bene, e quindi adesso ce lo andiamo a studiare. Ma non prima di aver fatto campanella e subscribe. Perché oramai sottolineiamo la necessità della campanella, oltre che del subscribe. A tra poco. Musical Fidelity Sì. è un marchio al quale io voglio tanto bene, perché essendo âgé, Sì. non anziano, Però tu hai i capelli ce l'hai ancora anche se guardate qua. ma perché io mi metto, come dire, a favore di Cameras? Capito. Le rare volte in cui si è visto, insomma, La prossima volta mi metto un parrucchino. Esatto. Sempre se i nostri follower lo vogliono. Scriveteci se volete che mi metto un parrucchino, lo metto. Dicevo, perché sono tanto affezionato al Musical Fidelity? Perché io mi ricordo il mio primo amplificatore buono per davvero, il Musical Fidelity A1. Siccome io ne ho uno funzionante, potremmo pure un giorno pensare di parlare di vintage. Fateci sapere se vi interessa, perché si può fare, eh? Funziona, l'ho restaurato, funziona perfettamente. Che era una specie di braciere. Era un braciere, sì. Però suonava da Dio, era Esatto. bellissimo. Te lo posso Era pure- proprio bello, bello, Te lo posso bello. anche vendere? Grazie, ma No, il Museo grazie. degli Orrori è già sold out. Molto bene, Va bene. allora, Allora, Musical Fidelity non è più quella Musical Fidelity di quando io acquistai la 1, perché intanto non c'è più Anthony Michelson, se non ricordo si chiamava, che era molto simpatico. molto simpatico, era il progettista, geniale progettista inglese, e la Musical Fidelity da diversi anni ormai, 2 anni circa. 2 anni, è diventata parte del gruppo Project sostanzialmente, sì. e quindi va di sinergia con il gruppo Project, e però sfruttando anche la grande potenza commerciale, la grande potenza economica del gruppo Project, e Certo. quindi ne beneficia in maniera sostanziale, perché comunque il budget per gli investimenti è tanto. E questo DAC è un DAC che intanto ha il potenziometro del volume, è un DAC che può fare da pre, esatto. ha un ottimo amplificatore per cuffia e di per sé poi è un DAC. È un eccellente È un DAC eccellente DAC. che si colloca su una fascia di prezzo Intorno ai 2.500 euro, quindi è un DAC molto con un eccellente rapporto qualità-prezzo, anche perché è tra i pochi da 43 cm, perché stiamo assistendo a una fioritura di DAC mediamente mid-size o piccoli. Questo anche perché, e lo vediamo in sala di smontaggio, ha un alimentatore che è una PCB più grande di quella del DAC, chiaramente ha bisogno di spazio e quindi esatto. Eh sì, perché poi dei svariati DAC che abbiamo recensito qui sul canale, quasi tutti erano piccolini, sì. anche quelli un po' più grandi, no? Sono un po' più grandi di prezzo, sono poi spesso più piccoli anche per risparmiare sul contenitore, perché il contenitore è un contenitore che costa, la Musical Fidelity fa con questo esattamente identico contenitore fa quasi tutta la produzione, tutta la serie 2, la serie 3 sì. e la serie 6 sono tutte fatte con questo. Serie 2 della quale faremo anche l'amplificatore. L'amplificatore, sì. Quindi... E poi Giulio ci è stato promesso, però allora, siccome non sappiamo la consecutio temporalis, sì. ma insomma vanno bene, che ne sappiamo che magari usciamo prima perché ci hanno promesso è un bel mostro di mandarci 4 telai. un bel mostro
Esatto. Poi ve ne parliamo. Esatto, Però esatto. sarà molto impegnativo anche dal punto di vista ginnico, dell'impegno esatto. fisico, perché stiamo ragionando di botte da 60 kg a 60 telaio. kg a telaio, sì, una cosetta. Già Vabbè, tremo. ma non diciamo niente, non diciamo Torniamo niente. al nostro amico. Allora, ti volevo dire, questo Sì. è un DAC con tutte le caratteristiche dei DAC di più recente generazione, quindi frequenze di campionamento iper elevate. Fino a 768, Fino a 768 che poi mi viene da chiedere che caspito ci ascolti con vabbè, DSD nativo, ovviamente. 8 filtri selezionabili anche attraverso il telecomando che è questo qua, che questa parte di sotto è dedicata esclusivamente a questo, vari ingressi. E il fatto di avere un volume ti mette in condizione di saltare il capitolo del pre, a condizione che tu resti nell'ambito del digitale, e collegare questo DAC direttamente alla sezione finale. Infatti noi gli AK di un altro video, Nelson Pass, li abbiamo provati direttamente collegati con questo. In questo momento invece l'oggetto sta funzionando collegato al Copland, che è collegato alle Martens. Ed è collegato al Copland sfruttando l'unico ingresso bilanciato che ha il Copland, perché questo ha uscite bilanciate e sbilanciate. E poi una cosa carina che mi piace è che ha il tasto sul pannello frontale per passare da fisso a variabile, che però non è un tasto che premi e funziona, perché altrimenti saresti nella pericolosissima condizione di passare da variabile a fisso e quindi di sparare. Sapete cosa significa? Significa che se non c'è una particolare attenzione o da parte della circuitazione o da parte di chi lo sta utilizzando, significa che nel momento in cui questo va su fisso esce alla massima tensione di uscita possibile, che saranno i 3 volts. Quello che è. Dentro all'amplificatore, nel caso è collegato a dei finali, non c'è praticamente il volume, quindi escono a tutto quello che possono dare e distruggi le casse. Esattamente. E infatti questo devi premere un po' a lungo e dopo che hai premuto un po' a lungo lampeggia la modalità che stai abbandonando e ti attacchi a quella che hai selezionato. Quindi, come dire, sei sicuro di quello che stai a rischiare? Sei sicuro? L'altra cosa che io ho apprezzato molto è, come posso dire, la assoluta sobrietà di questa macchina. Vero è che è pensata per un pubblico di gente che ci vede un po' meglio di io dalla sedia d'ascolto francamente me lo posso immaginare quello che c'è scritto, però se diamo una veloce guardata, allora qui abbiamo la frequenza di campionamento che parte da 44,1 e arriva a 768 kHz con le sue belle lucine. Qui accanto abbiamo il DSD, quindi questa è riferita al PCM, questa è riferita al DSD, 64, 128, 256, 512. Attenzione, abbiamo anche la compatibilità con l'MQA e quindi qui abbiamo sostanzialmente i 3 tipi di MQA, delle 3 codifiche MQA a seconda del file che sta arrivando. Poi abbiamo la selezione degli ingressi, dicevamo del volume, upsampling o non upsampling, e poi qui i 2 pulsantini avanti e indietro per andare a selezionare i filtri di uscita presenti sul chipset di conversione. E poi il tasto di accensione, porello. Quello pure serve. E dal punto di vista dei chipset utilizzato, la macchina utilizza una coppia di Sabre 9038 Pro. Ok. È intrinsecamente bilanciata. Probabilmente, se non ricordo male, il 9038 ne sono 2 e sono utilizzati in parallelo. Esatto, in configurazione bilanciata. In configurazione bilanciata, per cui la circuitazione bilanciata comincia dalla decodifica e poi dall'uscita. Va bene. Allora, detto questo, mi verrebbe da dire che dal punto di vista della presentazione l'apparecchio ha le carte in regola per avere sostanzialmente tutto quello che si vuole, tranne
una cosa e la voglio chiarire subito. Questa macchina è un DAC puro, non fa streaming. Attenzione, come si entra dentro questa macchina? Si entra ad esempio in USB ed è il caso della nostra utilizzazione. Noi stiamo utilizzando il server JCAT che vedete qui sotto, che esce in USB e entra in USB. Ma parli pure il francese, ho sentito. Attenzione, il francese. Esatto. E quindi ricordiamoci, è un DAC puro, non è una macchina che fa streaming. Ha bisogno di uno streamer. Ha bisogno di uno streamer, un PC, il rivo del volumio, il nostro server JCAT. Ha bisogno di qualcosa fuori che gli mandi la musica. I dati. Benissimo. Detto questo, passiamo a ascoltarcelo. Beh, lo sventriamo. Scusami. È che mi togli questo... allora, per dare lo sventri. Bravo, lo smonto io. A dopo. Lo abbiamo portato in sala smontaggio. E non lo abbiamo aperto. Vabbè, però ho tolto le viti. Sto tranquillo. Cioè, sì. Questo lo so apri pure io. Francamente questo mi sembra proprio... Giulio. Vabbè. Lo faccio? Lo fa. 1, 2, 3. Olè! Vai, perfetto. No, che poi non si dica che io sono eccessivamente timoroso. Sono timoroso quando c'è da essere timoroso. Quando c'è da procedere con attenzione. Va bene, lo abbiamo fatto, il pannello frontale è molto ben fatto, ma è quasi autoesplicativo. Per cui direi di passare alla descrizione tecnica di quello che c'è dentro, che è molto più interessante, senza alcun indugio. Ah, quindi così? Sì. Allora, però volevo dire una cosa ai nostri follower, che le viti le ho tolte io. Ed è stato un momento difficile, no, perché l'ho fatto con l'avvitatore. Sì, quindi, perché ci siamo anche muniti di un avvitatore. Sì, piano piano miglioriamo su tutti i fronti. Allora, posso togliere la spina o preferisci che la tengo così mi fulmino e magari mi caccio? Potrebbe essere bello vederti zot in diretta. No, diciamo che togliamo la spina e io passo alla DJI per farvi vedere gli interni. Va bene. Tra un istante. Allora, sto senza Giulio, quindi un po' più rilassato, inforco gli occhiali perché sennò non vedo nulla. Allora, filtro EMI, un filtro molto efficace e molto interessante che serve per eliminare i disturbi, quelli degli alimentatori switching a spina e di tutto quello che viene concatenato nella rete elettrica. Splendido trasformatore toroidale con numerosi avvolgimenti separati. 3 alimentazioni completamente diverse. Questa alimentazione serve solo per i servizi e per la parte digitale, fatta su 2 rami completamente diversi. Vedete che grande dissipatore c'è per il 5 volt, con un trasformatore a parte per lo stand-by. Questa invece è tutta la parte analogica, totalmente dual mono, completamente dual mono, con uno stabilizzatore per il ramo negativo e uno stabilizzatore per il ramo positivo e con un'alimentazione di quasi 20 volt, sono 18 volt al ramo, quindi 18-0-18, che è una tensione di alimentazione molto alta e sovrabbondante per le sezioni di uscita. Sezioni di uscita che sono queste qui. Vedete che sono completamente dual mono anche queste e sono isolate anche dal punto di vista del circuito stampato e del rame. Farete caso infatti che ci sono queste piccole lineette. Queste piccole lineette non sono altro che un bordo non conduttivo che fa sì che questo rame sia un rame schermante rispetto al circuito, quindi un layout estremamente interessante. Questa parte qui è la parte digitale, questo porta una coppia di ESS 9038 Pro che sono diversi dagli altri perché alcuni di voi giustamente hanno sottolineato la differenza fra 9038 K e 9038 Pro. Il 9038 Pro ha 8 DAC a chip, quindi vuol dire che ogni canale ha 8 DAC completamente separati. Uscita cuffia,
questo è tutto il layout del pannello frontale e possiamo notare una certa somiglianza con un DAC che è il DAC della Canare. Canor. Della Canor, giusto? Canare, allora mi sono sbagliato, Canor e Canare ve lo dico io perché Canare è un eccellente produttore di cavi giapponesi e quindi siccome si chiamano quasi uguali mi scuserete, quindi il DAC è Canor, l'azienda nella quale questo viene realizzato credo che sia la stessa e la differenza sta nel circuito di uscita, che nel caso del Canor è a valvole, in questo caso è a stato solido, ma ci ballano un migliaio di euro di differenza, quindi questo senza dubbio vince in rapporto qualità-prezzo. Quindi per la cifra che costa, a proposito di qualità-prezzo, non credo di aver mai visto un DAC costruito in questo modo. Staremo a vedere poi come suona in sala d'ascolto. Vogliamo dire qualcosa della configurazione bilanciata? Vogliamo dire qualcosa nel senso che, sì, scusate, nel senso che questo è parte completamente bilanciato, quindi è una circuitazione completamente simmetrica che poi viene sbilanciata nel caso di uscita RCA. Giusto Giulio? No, perché anche se sta offline, sta qui dietro come una suocera che mi suggerisce quello che devo dire. Quindi signori, purtroppo io ho due suocere, non ne ho una sola. Ciao, a tra poco. Allora, se poi gli oggetti raggiungono una determinata fama, spesso e volentieri non è casuale. Corrisponde, diciamo. Corrisponde. Sì, devo dire che questo Musical Fidelity è stato, insomma, all'altezza delle aspettative che io mi ero fatto avendo letto, diciamo, sui vari siti, sui vari giornali, diverse recensioni, insomma, ne parlano tutti quanti tutti bene, molto bene, sì. E obiettivamente, insomma, l'oggetto merita. E allora, io ho alcune probabilmente mie fissazioni e tendo un po' magari a ripetermi. Ad esempio, la compatibilità MQA. Allora, quel po' di file, pochissimi, in formato MQA che ho registrati sui miei NAS, c'è Tidal o Tidal che ne ha un po', sembra che una certa parte di pubblico, se non è compatibile MQA, gli manca una gamba, quindi sai, va bene. Alla fine... personalmente non faccio parte di queste persone che lo ritengono così indispensabile. Neanche io, però poi alla fine sembra quasi che uno lo vuole fare per snobberia. Ma no, non è così. Esatto, non è così assolutamente. L'altra cosa che a me francamente fa un pochettino ridere sì, è il 768 kHz come frequenza di campionamento, che obiettivamente io mi ci sono anche messo a cercarli i file a 768, insomma non è uno sport che mi appassiona. Ma sembra una moda, adesso c'è il Musician che abbiamo provato, arrivava anche oltre 1000. Va bene, allora diciamo, ha tutte le compatibilità possibili e immaginabili oggi. Assolutamente. Ecco. Detto questo, la domanda che ti faccio, perché mi è rimasto questo dubbio dallo smontaggio, il volume di che natura è? È un volume che lavora in analogico o in digitale? È un volume che lavora in digitale. Quindi questo è forse l'unica, se vogliamo dire... Però funziona bene. Però funziona molto bene, cioè a qualsiasi livello non si apprezzano differenze soniche, perché, ecco, diciamolo, il volume analogico, quindi il potenziometro o un attuatore che comanda una catena di resistenze, quindi il controllo del volume nel dominio dell'analogico non fa perdere risoluzione del segnale a qualsiasi livello si trovi cosa che invece accade con noi. Questa cosa la trovo abbastanza interessante perché laddove effettivamente fino a qualche anno fa il potenziometro del volume in digitale funzionava malino, tant'è che io per abitudine tendevo proprio a non considerarlo, cioè mettevo a 100 significa che il massimo possibile, quindi sostanzialmente lo bypassi, e devo dire obiettivamente
In questa circostanza, quando abbiamo utilizzato il Musical Fidelity con gli H, quindi utilizzando il volume come in modalità pre, sostanzialmente, sì. Devo dire che il risultato è stato, Sì, secondo me come DAC è un DAC molto molto buono, è un consiglio per gli acquisti che possiamo dare tranquillamente, soprattutto rispetto al prezzo e rispetto al fatto che magari poi fra 5, 6, 10 anni non sappiamo quale sarà diciamo, l'evoluzione del mercato, e il costo è un costo al limite del più che ragionevole, ecco. Allora, è al limite del più del ragionevole, però secondo me c'è da fare un piccolo distinguo. È un investimento di 2.500 euro, abbiamo detto, e comincia a essere un certo numero di soldini. Troverei veramente ingeneroso far pilotare da una sorgente andante un DAC di questo genere. Senza dubbio. Voglio dire, lo puoi pilotare con qualsiasi cosa esca in USB, pure con il portatile schifoso o con il Raspberry alimentato con l'alimentatore del cellulare, però gli fai veramente un torto. Cioè non è una macchina che può essere, come dire, messa in un contesto in cui lavora male. Giustissimo, perché stiamo ragionando di un DAC che insomma non è il DAC da 20.000 euro, però è un DAC che è assolutamente in grado di mettere in evidenza le eventuali magagne della sorgente, anche di quello che gli sta a valle, però della sorgente in particolare. Senza dubbio, giustissimo quello che dici, quindi se valutate un acquisto del genere pensate anche a quello che gli collegate, meccanica CD compresa, perché poi non tutte le meccaniche CD suonano allo stesso modo. Un lettore di CD con l'uscita coassiale da 200 euro ha un suono diverso da un lettore di CD da 1.000 euro con l'uscita coassiale. Sì, io poi oramai il lettore di CD tendo un pochettino a dimenticarlo. E invece, sai, molti hanno tante collezioni di CD. Però ecco, quello che voglio dire è che noi questo Musical Fidelity lo abbiamo collegato a 3 sorgenti differenti. Il mio terribile PC portatile, un HP vecchio, vetusto, e lo abbiamo collegato al Volumio, lo abbiamo collegato al server JCAT con la scheda di rete separata, la scheda USB con il clock femto, con tutte le massimo e le differenze sono state sostanziali. Quindi non è una macchina che, come dire, non è rivelatrice della catena che gli sta a monte e anche di quella che gli sta a valle. Quindi ecco, una raccomandazione, è un DAC accessibile, ancora è un prezzo tra virgolette umano, poi non so lo street price se si differenzia. Sicuramente uno sconto ci sarà, uno sconticino ci sarà, però è una bella signora che ha bisogno di essere seduta comoda in una macchina lussuosa, assolutamente. Detto questo, mi ha impressionato sicuramente la capacità di ricostruzione del dettaglio, quindi la risoluzione, l'immediatezza e una bellissima gestione dei piani che non è che se li inventa il DAC riesce a riportarti un'informazione, a risolverli. Esatto, un'informazione che sta nella registrazione, quindi è chiaro che se la registrazione non è una buona registrazione, il DAC non fa miracoli, non è che se l'inventa, però con quella playlist di cose note che le utilizziamo, come tutti i recensori conosciamo bene e sappiamo che possono essere utili per questo tipo di lavoro, si è comportato in maniera egregia. Mi resta a me personalmente quel certo imbarazzo nella scelta del filtro digitale, perché come con tutti i convertitori ESS ce ne stanno sempre una marea e alcuni, lo confesso, faccio la fatica a sentire la differenza, altri sentono la differenza, ma non è che ci metterei la mano sul fuoco di dire che uno è meglio dell'altro. Sai che faccio io, Giulio? Sono tranchant. Uso sempre il primo. Sì. Anche perché sennò impazzisci, il secondo va meglio su quell'altro, il terzo è come se fosse la macchina di 200 colori e poi dopo non sai neanche come abbinarli. Anche perché poi purtroppo, secondo me, la verità qual è? Che il settaggio buono, il filtro
buono e buono su quella traccia che stai ascoltando, ma non è detto che lo sia. Esattamente. Quindi tu sulla traccia, quando la cambi, dovresti dire aspetta, mi ricordo che con questa traccia anche perché qui non è una questione di generi, cioè non è che un filtro va bene con un genere, dipende moltissimo da come è registrato, dalla risoluzione, dipende da talmente tante cose che non è facile sapere dare un consiglio. Veramente significherebbe dire che questa traccia chiama il filtro 6, la successiva chiama il 4. Quindi non impazzite, lasciatelo sulla trovate uno che vi soddisfa mediamente e andate così. Va bene, allora seguiteci, campanellateci e allora dal momento che questo Musical Fidelity in qualche maniera la palla ce l'avete alzata voi, continuate ad alzarci la palla. Esattamente, e cercheremo di accontentarvi, cosa che non è proprio semplicissima da farsi, però ci proviamo. Grazie e alla prossima.